Allora, abbiamo raccolto le rape, sono belle bagnate, le barbabietole rosse praticamente, perché piove, ha piovuto fuori, quindi sono tutte bagnate, però e ora le laviamo bene. Vi faccio vedere delle ricette sia con le rape, ma voglio farvi vedere come utilizzare queste foglie, perché al supermercato finisce sempre che sono tagliate, buttate via, se le comprate difficilmente le trovate intere. Al mercato si trovano anche con tutte le foglie attaccate, ma spesso nei supermercati le vedo tagliate tipo qua, quindi vediamo come usare queste foglie, che tra l'altro sono più buone delle rape stesse. A me piacciono tantissimo. Allora, dunque, per le rape rosse la prima cosa da fare, per salvare anche le foglie, le belle, è togliere dalla base della rapa tutte le foglie, anche il gambo. Adesso le stacco tutte le rape, uso i guanti perché sennò mi diventa tutto rosso anche le mani, quindi spostiamo le rape che non cucinerò stasera, ma in un altro momento. Ecco, ora bisogna prestare molta attenzione perché anche queste macchiano parecchio, e poi soprattutto bisogna cuocerle un po' in due momenti diversi. Il gambo è molto coriaceo e le foglie ovviamente sono più delicate, quindi il gambo va cotto un po' di più, le foglie vanno aggiunte a termine. Intanto prima di tutto sposto le rape in una ciotola, giusto onde evitare dei super danni, così. Poi le foglie le prendo più o meno come si fa con il cavolo nero, solo un po' lo potete lasciare perché sono morbide, e la parte delle coste le taglio in tre parti. Adesso le metto qua dentro perché poi le metto sopra quando lavo. Allora, questa qua ad esempio è più sottile, si può lasciare insieme alla foglia. Le foglie vanno lavate non solo una volta, vanno lavate 2 o 3 volte perché c'è molta terra, almeno nelle nostre dell'orto c'è sempre molta terra, e quindi vanno lavate una prima volta, tutte come le ho lavate prima io, un primo passaggio, ma adesso vi faccio fare altri 2 o 3 lavaggi, se no rischiate di mangiarvi anche della terra. Questo ovviamente se sono da orto, poi se sono da idrocultura è difficile che trovino della terra da qualche parte. Io lascio questa lunghezza qua perché poi dipende che preparazione ci voglio fare. Ecco qua, abbiamo quasi finito. Questo è lo scarto e sono tutte foglie. Allora, tutte queste foglie bisogna lavarle tante volte così, muovendole bene in acqua, perché rilasceranno molta terra. Quindi adesso farò questo lavoro per 3-4 volte. Guardate, è già torbida. E poi ci rivediamo tra poco e faremo uguale anche con i gambi, anche se meno necessario. Ok, intanto che si rilavano per la 4ª volta le foglie, mettiamo in un tegamino anche i gambi. Adesso passo un po' i gambi come le foglie 2 o 3 volte e poi comincia la cottura. Allora, la vaporiera sta cominciando a bollire, mettiamo subito i gambi qua sul vapore. A metà cottura li voltiamo un attimino, bastano 5 minuti a vapore, proprio sbollentati, appena sbollentati. Qua c'è un po' d'acqua e ci mettiamo dentro le foglie, le cuociamo proprio separatamente. Sono tantissime, fanno un sacco di volume, ma si riducono esattamente come la bietola. Infatti ho messo poca acqua sul fondo, non le salo, preferisco non salarle perché tanto le utilizzerò per fare 2 preparazioni e il sale lo voglio regolare dopo quando cucino. Copriamo anche le foglie e a metà le voltiamo. Allora, sono passati 2-3 minuti, gli diamo una giratina. Adesso sono ancora belli rigidi e ancora legnosi, si sente, no? Quando li vediamo ammorbiditi li togliamo. Idem anche di qua. Spostiamo su quelli sotto. Ma com'è che quando io cucino radicene i gatti fanno sempre tutta questa confusione? Come mai? Adesso gli do la bietola da mangiare, a vedere. Scherzo. Controlliamo un attimino. Ecco, vedete, adesso sono meno rigidi, anche se ancora croccanti. Possiamo spegnere, facciamo sfumare un po' e li tiriamo fuori. Direi che anche qua si hanno fatto i gambi, hanno fatto anche le foglie. Vediamo da più vicino. Ecco qua, non sono ancora ovviamente cotte del tutto, però poi le finiamo con le cotture finali. Adesso facciamo la prima ricettina con le barbe, veloce e super semplice. Mettiamo dell'olio evo sul fondo della padella, una testa d'aglio schiacciata, raggiungiamo le barbe, foglie, che poi non sono le barbabietole ma le foglie e i gambi in questo caso.
Ora mescoliamo un pochino tutto, mettiamo sale perché se vi ricordate non li abbiamo salati quando li abbiamo sbollentati, poi pepe nero macinato e poi prepariamo un mini dressing con 2 cucchiaini di miele, giusto, sta finendo il vasetto quindi è perfetto, mezzo limone spremuto o a vostro piacere se vi piace molto, poco, dentro al miele, e poi aggiungiamo 100 ml di acqua calda che proprio scaldare per sciogliere bene il miele e mescolate, calda se no non si scioglie, soprattutto questo che era un po' denso. Adesso la versiamo sulle foglie della barbabietola, facciamo evaporare un po' in modo che si condisca bene, mettiamo sotto anche bene l'aglio che prende il sapore, tanto poi dopo lo togliamo. In una padellina piccola a parte fate tostare poco un po' di semi di girasole a secco. Fate attenzione che tostano molto rapidamente, sembra che non stiano tostando, poi tutto in una volta si bruciano, quindi li muovete un pochino, proprio 2 minuti e li togliamo. Ecco, appena sono un po' più marroncini, ma poco, togliamoli subito. Ecco qua, ora che ha ritirato bene lo passiamo subito in ciotola per servirli. Adesso tolgo l'aglio, tanto si vede benissimo. Adesso ne mettiamo sopra anche i semi di girasole, così gli danno un po' di croccantezza. Prima ricetta super velocissima fatta con pochissimo. Ecco qua, la nostra insalata di foglie di barbabietola rossa, foglia e gambi. Prossima ricetta sarà un po' più articolata, un po' più un piatto unico completo. Questo è un bel contorno, comunque è già bello ricco. Adesso facciamo la seconda ricetta. Puliamo rapidamente un paio di scalogni grandi, o se non l'avete un cipollotto, una cipolla, qualcosa per dare un po' più di aromi all'interno della nostra preparazione di oggi. C'è ancora l'attero attaccato, gli do una lavata veloce. Intanto mettiamo a scaldare anche un po' di olio evo, piano piano. Potete tagliarli grossolanamente se vi piacciono sotto i denti, se no li tritate. Adesso che stanno già imbiondendo aggiungiamo la verdura, cercando di aver cura di scolarla un po' dall'acqua, perché comunque fa un po' d'acqua e per questa preparazione ci serve un po' più asciutta. Eccola tutto qua, vedi quanta acqua che è rimasta? Sugo. Rigogliamo con un po' di sale e pepe. Intanto che le verdure pazziscono, prepariamo la farcia con la ricotta, poi aggiungiamo sale e pepe anche qua, un pochino, ci grattugiamo dentro un po' di noce moscata. Se vi piace, se è un gusto che non vi piace lasciate stare, io lo trovo delizioso, soprattutto se c'è la ricotta. Poi aggiungiamo 3 cucchiai di parmigiano reggiano o grana padano, quello che avete in casa va benissimo, e ci apriamo un uovo dentro. Ecco, ora mescoliamo un po' tutto insieme, cercando di farlo diventare un po' cremosa la ricotta. Mettiamo tutto fuori così, ecco fatto. Aggiungiamo altro po' di sale e di pepe. E qua ci siamo. Intanto spegniamo la fiamma perché, come vedete, non c'è praticamente più acqua e quindi possiamo cominciare a spegnere e lasciamo raffreddare un attimino intanto che prepariamo la base. Ora prendiamo la pasta integrale, la bucherelliamo. Se non avete integrale in casa potete prendere anche una pasta sfoglia normale, una brisée, quella che più vi aggrada.
La posizioniamo all'interno di una teglia tonda con un diametro un po' inferiore rispetto al totale, così. Ecco, cercando di metterla più pari possibile. Qualche ondina l'avrete lo stesso, ma vi darà un aspetto più rustico, niente di male. Guardate giù fino in fondo. Ecco qua. Adesso amalgamiamo il nostro interno di verdure. Per sicurezza, se non sei formato dell'altro liquido, aggiungo le verdure con una paletta forata, ma sembrano abbastanza asciutte. Un minimo di umidità c'è, così possono già prendere e toccare con le mani. Quindi hanno già sfumato. Io li lascio le verdure un po' grandine, già le ho sicuramente tagliate un po', ma le voglio lasciare grandine perché la texture un po' croccantina a me piace sempre, ormai lo sapete. Se non vi piace troppo croccante le potete tritare un po' più finemente anche con un mixer. Vale la stessa cosa per lo scalogno, tutte le verdure, stessa cosa. Ora mescoliamo bene verdura e formaggio. Io la voglio lasciare così abbastanza leggera come impasto, però se volete, per far restare ancora un po' più asciutta la base, potete aggiungere delle fettine di formaggio tipo provola sul fondo che vi fa un po' da schermatura. Di per sé come ricotta è asciutta e anche le verdure ho cercato di asciugarle il più possibile onde evitare proprio che si bagnasse troppo la pasta sfoglia. Vedetela al centro e poi dopo le allargate, andiamo giù a tutto quello che è rimasto attaccato, che ce n'è ancora tanto, ecco qua. Adesso cerchiamo di allargarlo facendolo stare sotto il bordo della sfoglia, portatelo proprio verso tutto il bordo della ruola, avendo cura di riempire tutti i buchini perché è bella soda, non è liquida e quindi dobbiamo indirizzarlo un po' noi verso il bordo e di pareggiare più o meno l'altezza, quindi qua è più bassa, vedete sto cercando di portare in qua un pochino per dargli un'altezza simile, perché così poi la cottura sarà sicuramente più uniforme. Ecco, perfetta, anche un bel colore. Adesso ripieghiamo poco i bordi, mantenendogli anche un aspetto un po' così rustico come hanno. Adesso con un micro goccino di latte, quello che avete in casa, è vegetale, è vaccino, quello che avete, spennegliamo, se non l'avete anche col bianco dell'uovo, spennegliamo appena un po' al bordo, onde evitare che si bruci troppo e gli dà un po' di colorito duratino con la cottura, dato una cottura lunga quindi fa in tempo a dorarsi bene ma almeno a non diventare troppo biscottato. Io lo lascio così rustico, se no con una forchetta potete fare i bordini un po' più rifiniti, ma ha un aspetto più rustico appunto e mi piace così. Ora aggiungiamo sopra appena un po' di parmigiano aggiunto per dargli ruvidità in superficie anche e la crosticina. Ora la mettiamo in forno 30-35 minuti e la ricontrolliamo. Ecco qui la nostra torta, bella rustica. Allora direi che qua ci siamo. Adesso la facciamo sfumare un attimo, la facciamo sfumare sulla griglia, così fa un po' più veloce, se non ci bruciamo. Aspetta che c'ho un'idea, ci metto le palettine sotto, così avete gusti enormi, così allora forse ce la facciamo, sì, dai. Adesso con la stessa tecnica la passiamo sull'alzata per il servizio. Ora la vediamo un po' da vicino, direi che come cottura ci siamo, è anche croccantina sopra, giusto con un po' di parmigiano gli abbiamo dato quella goccia di croccantezza,
non è diventato nera la crosta, vedete, è diventata appena un po' ambrata. Possiamo passare al taglio. Tagliamo la fetta. Ecco, è bella fumante, potete farla stare anche qualche minuto in più voi, quando la volete tagliare. Direi che è ben cotta dentro, adesso la vediamo meglio da vicino. Cioè, è ricchissima di verdura, la ricotta non si vede ma c'è. Direi molto proud, molto soddisfatta all'interno della nostra torta. Ci siamo assolutamente. Beh, direi che possiamo andare a mangiare. Buon appetito! Adesso prepariamo la pappa per stasera. Puliamo le nostre barbine piccoline a crudo, così, e le mettiamo in acqua. Voilà, finita. Ora aggiungiamo anche 2 cipolle e 2 spicchi d'aglio. Lascio un po' di punta perché mi servirà dopo. Il rosso è dato dalle barbe, il coltello, tanto vanno in acqua insieme. Idem l'altra. Ecco, abbiamo pulito uguale lasciando sempre l'appiglio. Anche 2 spicchietti d'aglio, non li schiaccio perché mi servono un po' sodi, quindi li pigliamo in maniera semplice. Ecco fatto. Do una pulita al banco e ci rivediamo subito. Adesso in una ciotola abbastanza capiente grattugiamo con la maglia larga della grattugia a mano, ci divertiamo perché le rape sono belle durette da grattugiare. Quello che avanza piccolo io me lo tengo da parte, poi vi dico perché. Ciao. Ciao Dado. Ciao, saluto tutti quelli che ci stanno guardando. Grazie. Ciao. Ciao. Adesso che abbiamo finito con la barbabietola facciamo i 2 aglietti. 2. E le cipolle. Tenetela dalla parte del picciolo. Sta diventando rosa. Le mie braccia tra un po' non ce la fanno più. Guardate che quantità che abbiamo già grattugiato. Prendiamo la cipolla, mettiamo giù tutto, anche quello che è rimasto dentro, soprattutto l'aglio e la cipolla che sono gli ultimi, e via. Adesso ci prepariamo a mano, tolto un guanto, ne tengo solo uno così riesco a usare un po' tutto. Mettiamo sale, pepe, ammoliamo un pochino, amalgamiamo bene la cipolla con l'aglio e con la rapa rossa. Attenzione che la rapa rossa macchia, quindi usate ciotole di vetro che evitiamo che si macchino. Aggiungiamo circa un 100 grammi di parmigiano reggiano, ne metto tanto perché lo amo parecchio, soprattutto in forno. Ecco qua. Se poi invece siete vegani potete mettere del lievito alimentare se preferite. L'ho fatto anche con il lievito alimentare, non è niente male. Bisognerebbe avere un po' più di accortezza per fare la crosticina, aggiungerne un altro sopra anche. Poi mettiamo
della farina. Adesso questo è un po' a sentimento del peso, quindi ve lo dirò poi dopo perché la devo tastare e sentire, perché adesso passiamo dalla forchetta alla mano, perché con le mani sentiamo meglio cosa stiamo facendo, soprattutto il calore della mano aiuta che si amalgama tutto bene. La forchetta la terrebbe separata, quindi se sentite ancora molto liquido, schiacciandola, perché fanno un po' di liquido, no? Sia le rape che le cipolle soprattutto, aggiungete un altro po' di farina. Lo sentite perché lo sentite in mezzo alle dita, lo sentite scorrere in mezzo alle dita quando schiacciate, quindi mettete un altro po' di farina. L'ultima cucchiaiatina. Se siete intolleranti al glutine basta che utilizzate della farina di riso, tanto esercita la stessa identica funzione di legante, senza bisogno di avere il glutine. Questa è una semola rimacinata, quella che sto usando io adesso. Ecco, vedete che sembra già quasi un impasto come atteggiamento, come consistenza. Adesso è arrivato il momento di aggiungerci un po' di olio evo, anche nell'impasto. In questo caso è proprio un cucchiaio, non tanto. Adesso preriscaldiamo il forno a 180 gradi, ventilato, così l'asciuga anche un po' prima, e prepariamo la stesa dell'impasto. La placca del forno, mettiamo sopra la carta forno, così poi la stacchiamo molto meglio, giù tutto, ecco, tirate poi giù tutto quanto, così, a posto. E cominciamo a stenderlo sulla placca con la mano col guanto. Solo perché macchia, non è necessario in realtà. Cerchiamo di dargli tutta la stessa altezza, la sentite con la mano. Questa è per 3, dopo vi segno le dosi in descrizione per 3 persone, così vi faccio vedere tutte le ricette che faccio con le rape. Ovviamente non sono le uniche, faccio anche le rape saltate con l'aglio, semplicemente in padella, tagliate a fettine, saltate con l'aglio, le rape al forno, in insalata, quelle base ve le evito, se poi le volete me lo dite e vi faccio anche quelle. Ecco, siamo tutti alti più o meno uguali, direi di sì, c'è un pezzo di cipolla più grosso, va bene. Con la carta forno rifilate un po' i bordi in modo che siano alti come il resto, non troppo sottili, così evitiamo che siano bruciacchiatini rispetto al resto della focaccia, praticamente caccia scroccatella. Guarda, questo riusciamo a portarlo anche forse un po' più in mezzo, così, ecco, benissimo. Ultimo lato e ci siamo. Ecco, questo è un trucco per evitare che il bordo sia tutto bruciato oppure il mezzo sia crudo. Ecco fatto. Andiamo in forno a 180 gradi. Ecco qua la croccantella di barbabietola, la taglio con le forbici, vi faccio vedere com'è sottile e croccante. Visto? Si vede bene, è sottilissima, è super fina e croccantissima. Visto che stasera faccio la serata cinema, ho pensato di fare questa da mangiare davanti al TV, serata cinema casalinga. Si mangia bene a quadrettoni e non si sporca tanto in giro, ovviamente con tutte le altre cose che vanno in serata cinema, però almeno è un po' più salutare. Sicuramente ci sono anche i popcorn, ma questo è più salutare di altre robacce che si mangiano al cinema veramente. Stasera mio figlio vuole vedere un cartone su Netflix e accontentiamolo, tanto che mangiamo. C'è un profumo di rapa rossa barra parmigiano che non ne avete idea, veramente fortissimo. Va bene anche se fate un aperitivo, l'aperitivo è fantastico. Ecco qua. Leo, vuoi sentire la schiacciata di rapa rossa che l'ho già fatta? Sì. Per la serata cinema, veniamo. Aspetta. Buonissimo. Buonissima, ti piace? Grazie. Buon appetito a tutti. Ciao.
Vi ricordate che dicevo delle rape rosse non si butta via niente? È proprio così. Allora, l'unica cosa che si butta via è questo, il baffo finale della rapa. Questo lo buttiamo perché non serve assolutamente a nulla, ma tutto quello che è buccia della rapa la utilizziamo. Adesso le controlliamo tutte per bene, ma le ho lavate più volte e adesso le facciamo anche sbollentare, perché con questi ci faremo dei gran bei e buoni biscotti per domattina a colazione. Adesso con questa quantità ne verranno 12-15 più o meno, da vedere così la quantità della buccia, poi dopo quando è cotta la peso e vi dico. Vedete, salvo tutti i pezzi di buccia, i culetti che ho tenuto dalla grattugiatina per fare l'altra ricetta che abbiamo appena preparato, della scrocchiarella alla rapa rossa, visto che la facevo alla zucca una volta, la facciamo alla rapa rossa anche, che è buonissima la rapa rossa e poi è un colore fantastico. Togliamo magari le parti inutili, ecco, tanto poi dopo le rivediamo anche dopo che hanno bollito, però tanto togliamo appunto tutte queste parti finali che non servono. Mi raccomando, bollitela almeno 10 minuti, poi la tiriamo fuori, le strizziamo bene. Intanto cominciamo a preparare le basi dei nostri biscotti e naturalmente la frulliamo anche. Vi faccio vedere di tutte le barbe che avevamo, alla fine lo scarto qual è, perché non abbiamo scartato nulla, foglie non le abbiamo scartate, gambi non le abbiamo scartati e siamo stati proprio bravi. Praticamente i ruschi, detta la bolognese, che vuol dire il pattume è rimasto, di tutte quelle barbe che avevamo, ecco qua, è questo. Cioè ragazzi, non abbiamo quasi scarto. Adesso cominciamo a setacciare la farina e setacciamo anche mezza bustina di lievito da dolci. Ecco qua anche tutto il lievito, aiutatelo perché è una maglia fine questa, ecco. Bene, aggiungiamo lo zucchero grezzo di canna, 120 grammi, ecco qua. Grattugiamo la scorza di un limone. Io gli voglio dare un gusto un po' rustico, visto che utilizziamo la buccia delle rape rosse, quindi mettiamo bene la scorza del limone che gli dà profumo agrumato, e poi utilizzeremo l'olio extravergine di oliva come grasso. Aggiungiamo un cucchiaino di cannella, l'ho già fatta, questi biscotti mi fanno impazzire. 50 ml di olio extravergine d'oliva, se lo considerate un sapore un po' forte potete usare anche quello di semi o il burro. Adesso le bucce le ho già scollate bene bene, le mettiamo qua a frullare, ancora tiepide, non sono bollenti, se no non potrei neanche toccarle, ma sono già tiepide. Andiamo giù bene. Vogliamo un altro po', abbiamo fatto perché le vogliamo lasciare rustiche, abbastanza rustiche. Ecco qua, basta così. Vedete che sono briciole praticamente. Mettiamo giù tutte le nostre briciole di barbarossa, che gli darà anche la croccantezza perché hanno bollito solo 10 minuti. Non sono una produzione umida, umidissima, anche perché se no non andrebbe bene per i nostri biscotti. Ecco fatto. Scogliamo gli ingredienti principalmente secchi, parte d'olio, no. Poi aggiungiamo l'uovo, qua. Adesso l'impasto, tolto la base, cominciamo a lavorarlo con le mani per capire meglio la consistenza di che cosa occorre. Mani umide, se lo sentite troppo umido e appiccicoso, tipo adesso, vedete che si appiccica le dita? Aggiungiamo un pochino di farina. Se invece lo sentite troppo asciutto, perché tutto dipende dalle rape, aggiungete un pochino di acqua o latte, quello che preferite. Aggiungiamo un po' di farina e amalgamiamo insieme. Come si fa con la pasta praticamente. Ok, adesso si stacca già meglio, vedete? Ora cerchiamo di non farcelo attaccare
strappa le mani, ma direi che adesso ci siamo. Vedete, va molto meglio. È ancora umido, deve essere umido, sennò poi i biscotti vengono troppo secchi. E tiriamo via delle palline utilizzando anche un cucchiaio che ci aiuta a evitare di attaccarcelo troppo alle mani. Ok, facciamo così, gli diamo una microforma tonda e la mettiamo sulla placca da forno. Si apriranno perché sono belli umidi e diventeranno dei bei cookies. Tenete sempre le mani asciutte con un po' di farina in modo che non vi si attacchi. Vedete, perché la sorbe tutta ancora sono belli umidi, ma noi li vogliamo umidi. Semplicemente basta che non si attaccano. Se volete essere più tranquilli e lavorarli più facilmente, sapete cosa potete fare? Li mettete mezz'oretta in frigo. Io non li ho messi per farli raffreddare e consolidare perché ho un po' frettina e vengono lo stesso, li ho già fatti un sacco di volte. Però assolutamente per lavorarli meglio aiuta lasciarli in frigo un pochino. Vedete che bel colore che gli dà? Poi ovviamente saranno più rosini dopo, non così rossi, però comunque hanno il loro perché. Prima di metterli in forno, per agevolare l'effetto crepe, metto già un po' di zucchero a velo sui biscotti, vedete? Così, solo dove, più o meno dove ci sono i biscotti, conferirà ancora di più l'aspetto rustico. Adesso in forno per 15 minuti a 180 gradi. Ecco qua i biscotti, adesso li mettiamo un attimo qui sopra a raffreddarsi. Visto con lo zucchero a velo sopra che bellini, che effetto crepa che gli ha fatto. Devono essere belli asciutti al bordo e ancora un po' umidi nel mezzo, così evitiamo che siano secchi. L'effetto secco non ci piace, direi che ci siamo assolutamente. Li facciamo raffreddare e poi li guardiamo in mezzo, belli belli. Eccoli qua, adesso andiamo a farli assaggiare al mini capo di casa e anche al marito. Adesso vediamo il mini capo che vi dice com'è. Com'è? È morbido dentro, colore rosa, abbastanza visibile, ok. Buono. È piano! È buono! Ok, ne sono felice, perfetto. Allora, approvato? Adesso è la bocca piena, quindi ok con le dita. Ciao ciao! Buon appetito! Sì, vai, bevi qualcosa.